Ciao a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Daniele, quello che colleziona roba di Sailor Moon, e oggi vi porto una recensione davvero speciale, quella della statua di Eternal Sailor Mars prodotta da Gagabox. Prima di arrivare a mostrarvela montata e completa però c'è un passaggio che per me è fondamentale. Quando si tratta di statue in resina come questa non bisogna avere fretta. La prima cosa che faccio sempre è tirare fuori tutti i pezzi dalla scatola e appoggiarli con calma su un tavolo spazioso. Questo non solo mi aiuta a vedere subito quante parti ci sono e come andranno assemblate, ma è anche un modo per controllare che sia tutto integro, senza scheggiature o difetti dovuti al trasporto. Io vi consiglio davvero di fare così ogni volta che ricevete una statua di questo tipo, perché la resina è un materiale spettacolare, sì, rende i colori luminosi e gli effetti traslucidi incredibili, ma ha un difetto, è molto fragile. Basta davvero poco, un urto, una presa sbagliata e si può scheggiare. Quindi, prima di mettersi a montare, meglio prendersi qualche minuto per osservare con attenzione ogni singolo pezzo. Il packaging è davvero incredibile, ogni singolo pezzo è sistemato con cura maniacale. Tutto è avvolto e protetto in modo tale da non correre alcun rischio durante il trasporto. Si vede chiaramente che c'è stata un'attenzione particolare non solo alla sicurezza della statua, ma anche alla presentazione, perché aprire la confezione dà proprio l'idea di avere tra le mani un oggetto prezioso, trattato con la massima delicatezza fin dall'imballaggio. Inizio subito tirando fuori gli oggetti scenici, partendo dalla fiamma. È spettacolare, realizzata in resina traslucida, di un rosso che sfuma verso il magenta, l'arancione e il giallo. Lo devo dire, questi elementi sono davvero ben fatti. Andiamo avanti, guardate che meraviglia. Questo è il primo nastro che andrà posizionato sotto al fiocco posteriore. Poi c'è un altro elemento scenico incredibile. Da questa fiamma prende forma la sagoma di Guardian Sailor Mars, una scelta stilistica che ho apprezzato tantissimo. Adoro questi dettagli quasi nascosti. Questa statua, come tutte le statue di Gagabox, è ricca di elementi decorativi, creati e studiati per valorizzare al massimo i suoi prodotti. Il viso è stupendo, fedele al design visto nel film Sailor Moon Cosmos. Passo adesso alla base. È di un bianco perla elegante, con inciso sopra il simbolo del pianeta Marte. Mi piace tantissimo il dettaglio che sotto sia stampata un'immagine della statua completa, un tocco davvero curato. Ecco il primo braccio, un lavoro eccezionale con la spallina realizzata in resina traslucida. Una delle cose che apprezzo di più è la presenza delle calamite, perché garantiscono stabilità più di qualsiasi altra cosa. Come in tutte le statue Gagabox, con ogni statua arriva una scheda da collezione, su cui è inciso il numero della tua statua. La mia è la statua 103 su 130. Come vi dicevo, questa statua è ricca di elementi decorativi ed eccone qui un altro. Quello che ho dimenticato di dirvi è che prima di Sailor Mars mi sarebbe dovuta arrivare Sailor Mercury, ma purtroppo è bloccata in dogana dal 16 agosto per motivi sconosciuti. Ma Gagabox mi ha rassicurato dicendomi che si tratta di una cosa che può capitare e devo soltanto avere un po' di pazienza. Tuttavia si tratta di una situazione frustrante. Considerate che ogni giorno monitorizzo il tracking in modo compulsivo. Ad ogni modo il produttore mi ha detto, cito testuali parole, non preoccuparti, avrai la tua Mercury. Ed ecco qui il fiocco, andrà posizionato dietro ed è rifinito in modo impeccabile. In dotazione arriva sempre un panetto di Pattafix, utilissimo per fissare meglio le parti prive di calamite. Ed ecco finalmente il pezzo forte, il corpo di Sailor Mars. È magnifico, scolpito con una precisione incredibile, ha una forma sinuosa, elegante e allo stesso tempo sensuale. Adoro i colori e soprattutto il contrasto tra la gonna lucida e il bianco opaco del body. Bene raga, sono pronto per assemblare questa meraviglia. Parto ovviamente dalla base. È solida e piuttosto pesante, e questa è sicuramente una caratteristica positiva, perché deve sostenere una statua altrettanto massiccia. Già al primo impatto si percepisce la qualità dei materiali e la cura con cui è stata realizzata, ed è un ottimo punto di partenza. Rispetto alla statua di Eternal Sailor Moon che vi ho mostrato tempo fa, qui il montaggio è decisamente più rapido. Quella di Sailor Moon aveva quasi il triplo dei pezzi da assemblare, mentre con Eternal Sailor Mars la situazione è molto più snella. Questo non significa che sia meno interessante, anzi permette di apprezzare meglio i dettagli senza perdersi in montaggi troppo complessi. Ad ogni modo, se vi siete persi la recensione della statua di Eternal Sailor Moon, vi lascio il link qui in alto a destra per recuperarla. Come potete vedere, affronto ogni passaggio con estrema cura e delicatezza. Tenere tra le mani una statua in resina è sempre un'emozione, ma anche una responsabilità. Un movimento brusco o troppa fretta possono compromettere irrimediabilmente qualche pezzo.
prezzo, e vi assicuro che sarebbe un vero dispiacere. Proprio per questo il mio consiglio è sempre lo stesso: non abbiate fretta. Prendetevi il vostro tempo, osservate bene ogni incastro e assicuratevi che ogni parte vada al suo posto senza forzature. Un piccolo trucco che io utilizzo spesso è quello di cercare reference in video come questo o immagini prima di iniziare l'assemblaggio. Questo mi permette già di avere un'idea chiara di come procedere e di ridurre al minimo gli errori. Ve lo consiglio caldamente, soprattutto se vi trovate a maneggiare statue particolarmente complesse o delicate. E quale momento migliore se non questo per ricordarvi di supportare il canale? Se il video vi sta piacendo lasciate un bel like, lasciatemi un commento per farmi sapere cosa ne pensate di questa statua, ma soprattutto iscrivetevi al canale se vi piacciono questo tipo di contenuti. Bene, ormai la statua è quasi ultimata. Come potete notare, maneggio tutto con cura. Adoro questa collezione e non vedo l'ora di avere tutte le Sailor Senshi. Oltre a Eternal Sailor Mercury che arriverà chissà quando, nei prossimi mesi arriveranno anche Eternal Sailor Jupiter e Venus. La mia collezione deve essere perfetta e non me lo perdonerei, ve lo giuro, se rompessi qualcosa. Va bene tutto, ma si tratta comunque sia di statue molto costose. Questa, se non erro, dovrebbe essere ancora disponibile. Ad ogni modo in descrizione vi lascerò il contatto Instagram di Gagabox. No, ma non si vede assolutamente che la sto adorando, vero? È una statua che consiglio a tutti i fan di Sailor Moon e a tutti i fan di Sailor Mars. Tuttavia si tratta di una statua che non consiglierei assolutamente a chi ha poco spazio. Forse in video non rende, ma vi assicuro che è gigantesca. Bene raga, manca solo la testa e il gioco è fatto. Un'ultima sbirciata per controllare che sia tutto ok e fortunatamente è tutto perfetto. Aspettate ancora un attimo e giuro che tra poco ve la lascio tutta per voi. Gagabox è un vero artista, non ha alcun difetto. Dopotutto non si tratta di un prodotto Bandai e Tamashii, ma di una statua artigianale realizzata con cura e amore. Ci vediamo tra pochissimo per i commenti finali. Il viso è stupendo, davvero elegante, oserei dire un viso da vera guerriera. Il corpo è sinuoso, sexy e la posa è scolpita in modo magistrale. Non sembra affatto una statua statica e a rendere tutto ancora più dinamico la presenza di Guardian Sailor Mars che si sviluppa da queste fiamme e tutti gli altri elementi decorativi di cui dispone questa statua. Io l'ho disposta proprio qui, accanto a Eternal Sailor Moon. Guardate quanto sono belle insieme. Menzione d'onore anche alla box che ho disposto insieme all'altra. Adoro tantissimo che parti della sua divisa siano opache e altre lucide. Come vi dicevo a inizio video, dalla fiamma si sviluppa la sagoma di Guardian Sailor Mars che a me ricorda una polena. Per intenderci, quelle statue di solito femminili poste a prua dei velieri. Inoltre i vari inserti come la tiara o le stelle poste sui guanti o sugli stivali sono in oro metallizzato. Ogni dettaglio è davvero realizzato con cura. Io amo ufficialmente questa statua. E voi cosa ne pensate?